Che cosa significa queer? Queer può avere come minimo 3 significati, è una parola problematica. Diciamo che nell'inglese originariamente queer era un termine che significava bizzarro, strano, eccentrico e è diventato un termine aggressivo, un termine effettivamente violento, un termine con il quale sostanzialmente si addita un certo tipo di comportamento e quindi nello specifico un comportamento e un orientamento sessuale che è quello omosessuale e lo si stigmatizza, quindi queer diventa un'offesa. La teoria queer nel corso del Novecento e in particolare dagli anni 90 ha iniziato a dare un nuovo significato al termine queer, l'ha espropriato sostanzialmente del suo significato violento per ricucirne un nuovo senso. Quindi diciamo che la teoria queer e il termine queer ha aiutato nel tempo a trovare una collocazione, una riconoscibilità a un certo numero di persone. Queer, dicevamo, può essere inteso almeno in 3 modi. Il primo modo è quello di inserirlo in un acronimo molto famoso, che è l'acronimo LGBT, che si sta ampliando man mano con nuovi frammenti di questo acronimo. Ecco che all'acronimo LGBT viene anche aggiunta la Q di queer e si tratta sostanzialmente di un cappello che va a coprire tutte quelle persone che non si identificano né nell'eteronormatività né nell'LGBT e quindi si considerano queer. Un secondo modo di intendere il termine queer è quello di considerarlo un cappello per tutto l'acronimo, quindi di solito si considerano queer tutte quelle persone che si considerano all'interno dell'acronimo LGBT e via dicendo. E poi c'è un terzo modo di intendere queer. Questo modo è quello che deriva dalla teoria queer o dalla teoria femminista più radicale. E queer in questo senso inizia a comprendere non solamente tutte quelle persone che si riconoscono all'interno dell'acronimo LGBT, ma anche l'eterosessualità, ovvero l'eteronorma. Proprio questo terzo modo più radicale di intendere il termine queer è quello che a me sta più a cuore, è quello che sta alla base del metodo FUIA e della pedagogia queer. La pedagogia queer è una forma di insegnamento che fa sua come tesoro il simbolo alchemico dell'androgino e la teoria queer o femminista radicale. Cosa intendo per pedagogia queer? Nel corso dei miei studi ho affrontato a Roma un master in pedagogia dell'espressione e ovviamente durante il master abbiamo parlato tantissimo di espressione e di pedagogia connessa all'espressività. In questo percorso quindi dovevo elaborare una tesi e mentre ragionavo per trovare un argomento per questa tesi io mi sono chiesto ma che senso ha parlare oggi di espressione o di libertà di espressione o addirittura di pedagogia attraverso l'espressione quando la libertà di espressione di ognuno di noi non è sempre ben accolta oppure non è sempre e perfettamente aderente alle possibilità dell'essere umano. Ecco che io ho voluto parlare di pedagogia queer e non sono l'unico, però diciamo che l'acronimo di pedagogia queer, così come è stato inteso nella mia tesi e nel mio libro La danza di Eros e Thanatos per una pedagogia queer, diciamo che è una formulazione personale e va ad attingere proprio alla teoria queer radicale. Perché? Perché la teoria queer radicale ci dice che il fatto che io mi senta queer è il fatto che io non riconosca la necessità di attribuirmi determinate categorie. Per esempio una identità di genere, cioè essere un uomo o una donna. Oppure non ritengo necessario attribuirmi un'espressione di genere, cioè il fatto di essere più maschile o più femminile. Oppure addirittura
di non attribuirmi un sesso biologico definito, quindi essere maschio o femmina. Nel mio libro La danza di Eros e Thanatos per una pedagogia queer ho fatto due esempi molto pratici. Uno è quello di uno dei due fondatori della danza Buto, che è Kazuo Ono, e l'altro è quello di Henriette, che nasce Harry, ma che si sente Henriette e che fin da piccola, e qui già inizia appunto questo problema lessicale e linguistico che noi abbiamo nel voler essere queer o nel poter essere queer, e pensiamo per esempio anche all'inglese, dove i pronomi personali sono he, she, ed è il motivo per cui quando ho tradotto il libro ho utilizzato il pronome personale it. E qui c'è una storia che si potrebbe aprire, perché molti utilizzano in inglese il termine they al posto di it, ma vi faccio un appunto su questo. Il fatto è che la teoria queer radicale mette in causa non solamente la distinzione all'interno della specie umana per quanto riguarda l'espressione di genere e l'identità, oppure il sesso biologico, ma mette in discussione una differenziazione tra noi e il resto della natura. In questo senso, utilizzare il pronome personale it in inglese è molto interessante, perché di solito it viene utilizzato proprio per gli animali, per gli oggetti, per tutto quello che non è un essere umano. E questo va perfettamente in linea con quella che è la teoria queer radicale. Il caso di Henriette l'ho scoperto proprio su YouTube, e quindi vi lascio il link al video originale proprio in descrizione a questo video. Per quanto riguarda Henriette, che nasce Harry, la cosa più interessante del video che potete andare a vedere è che sostanzialmente non si sente una persona travestita. Il suo scopo non è quello di vestirsi come una femmina, ma il suo scopo, l'origine del suo movimento e della sua attività è semplicemente volersi sentire così come si è, cioè aderire a se stesso, aderire al proprio senso. E la stessa cosa capita a Kazuo Ono, perché un giorno un giornalista chiede a Kazuo Ono come mai quando va sul palco si traveste da donna. Kazuo Ono risponde: io non sto assolutamente pensando di travestirmi da donna, ma quando salgo sul palco l'unica cosa che mi interessa è tornare alle mie origini. Quindi effettivamente c'è uno scarto tra quello che magari un essere vivente sente di voler essere o di aderire al proprio essere, e quello che invece è lo sguardo esterno. Veniamo dunque al motivo per cui ho creato il metodo Fuya, e il metodo Fuya in particolare orientato verso una pedagogia queer. Henriette a un certo punto conosce Barbara Findlay, che è un avvocato per i diritti umani. Questo avvocato canadese a un certo punto inizia a mettere in discussione la necessità nel nostro certificato di nascita del sesso biologico. E perché lo mette in discussione? Perché dice che quando lei è nata, nel suo certificato di nascita c'era appunto la sua data di nascita, il luogo, il nome, il cognome, il sesso biologico, ma se fosse nata 30 anni prima ci sarebbe stata scritta anche un riferimento razziale, oppure all'estrazione sociale, per esempio la posizione lavorativa del suo padre. Ma nella nostra epoca abbiamo definito che non è più necessario nel certificato di nascita avere per esempio la nostra identità razziale oppure il nostro stato sociale, e quindi perché non mettere in discussione anche la necessità di avere il sesso biologico? Ecco, il fatto è che per alcune persone, per alcuni esseri umani, il sesso biologico è problematico. Non tutti si trovano a casa in questa etichetta. È appunto proprio sulla violenza che c'è nelle società e anche nel nostro linguaggio nasce la mia ricerca per una pedagogia queer.
e quindi per un modo non violento di comunicare tra di noi e di sentirci aderenti alla nostra essenza, mettendoci nell'ottica dell'androgino, mettendoci nell'ottica delle cosmogonie che ci insegnano che all'origine di tutto è indistinto, mettendoci nell'ottica del fatto che non c'è un io senza un tu. Ecco, mettendoci soprattutto nella consapevolezza che spesso la società è violenta e che spesso noi siamo violenti l'uno con l'altro e delle volte non ci accorgiamo neanche di questa violenza che noi facciamo agli altri. Ecco, per riuscire ad aderire meglio e a fare una migliore coesione sociale, a essere sostanzialmente tutti più felici e più aderenti al nostro essere, è importante anche prendere consapevolezza che quando ci rivolgiamo a qualcuno possiamo metterci nell'ottica di volere che questo qualcun altro si dia così come esso si vuole. Questo cambia il nostro sguardo e ci permette di avere maggiore empatia e a fare in modo che le persone con cui noi andiamo a conversare, che incontriamo o con cui collaboriamo spesso, oppure per esempio e soprattutto quando siamo degli insegnanti e abbiamo degli allievi, è fondamentale il fatto di avere questa prospettiva e volere che gli altri si diano come essi si vogliono. È una magia, è un'illuminazione, perché va a costruire una società fondata sulla realizzazione di ognuno di noi. Iscriviti al mio canale YouTube per seguire tutte le puntate del mio progetto